Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti sul canale per chi passa per la prima volta sotto questo video. Pronostici di questa 18ª giornata di Serie A. Oggi si ricomincia alle 18:30, Napoli impegnato ovviamente al Maradona contro il Monza, ma andiamo a vedere cosa abbiamo fatto nella 17ª giornata. Male male, la 17ª giornata la andiamo a ricapitolare e facciamo i pronostici di questa 18ª giornata di Serie A. 1x o 2 i segni da poter mettere, 2 doppi al massimo disponibili su tutte e 10 le partite. Ovviamente, prima di cominciare, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella delle notifiche per restare aggiornati sui contenuti ogni qualvolta carico un nuovo video. Partiamo e andiamo a vedere lo scempio di questa 17ª giornata di Serie A. Allora, abbiamo preso la Lazio, avevamo 1x al Sassuolo e l'abbiamo persa. Avevamo il Monza, l'abbiamo perso, il Milan che ha fatto 2-2 con la Salernitana, abbiamo preso la Juventus X2 contro il Frosinone, persa Bologna-Atalanta, avevamo la X, il Bologna è uscito vittorioso ovviamente contro appunto la Dea. Torino Udinese, avevamo il Torino finita 1-1, abbiamo preso l'Inter, abbiamo preso il Verona e abbiamo perso il Napoli con la Roma. 4 su 10. 4 su 10 non si può e non si deve accettare. Vediamo di migliorare in questa 18ª giornata e partiamo subito. Oggi 18:30, Fiorentina-Torino 1. 1 perché vedo la Viola che galvanizzata anche nelle interviste post partita dopo appunto la vittoria di misura contro il Monza, galvanizzata dalla classifica e dalla posizione che occupa adesso, non credo si faccia sfuggire questo tentativo col Torino in casa di restare appunto lì dove merita, perché la Fiorentina merita di stare appunto in quella posizione in questo momento della stagione. 1. Napoli-Monza. Spendiamo qua la prima doppia della giornata perché non mi fido, ovviamente è un Napoli impronosticabile. Lo dai vittorioso e ti perde al limite col Frosinone in Coppa Italia, lo dai sconfitto e ti fa la partita anche grazie ad un errore di Carnesecchi, tutto quello che volete. A Bergamo vinciamo la partita contro l'Atalanta, quindi strano ovviamente indovinare, strano e difficile indovinare il risultato del Napoli. 1x Napoli-Monza. Genoa-Inter, altra doppia, così le usiamo tutte e due perché il Genoa-Inter non la vedo una partita molto chiara. Marassi, campo ostico storicamente per l'Inter, dove comunque fatica vuoi o non vuoi, anche se vedo un Inter così come il Napoli dell'anno scorso che entra in campo soprattutto contro le piccole, dove si è sempre detto le partite contro le piccole le devi vincere se vuoi puntare appunto allo scudetto. X2 ci copriamo con una doppia giusto per non incappare in fallo nel caso il Genoa possa fare una partita di contenimento totale. Lazio-Frosinone 1, fiducia alla Lazio, 2-0 la partita della 17ª giornata per la squadra di Sarri, vinta ad Empoli. Credo che si ripeterà contro un Frosinone che non starà lì sicuramente ad aspettare, ma vedo la Lazio favorita, quindi uno fisso. Atalanta-Lecce, altro uno fisso. Non dovrebbe esserci partita sulla carta. L'Atalanta gioca in casa, viene anche da una sconfitta contro il Bologna, quindi Atalanta-Lecce 1. Cagliari-Empoli X, una X secca. Il Cagliari dovrebbe averla meglio, o potrebbe averla meglio sull'Empoli, ma non credo che sia una partita a senso unico perché il Cagliari gioca in casa, eccetera, eccetera. Quindi ci giochiamo la X e tra le due non scelgo. Udinese-Bologna. Udinese-Bologna sarebbe stata una partita da doppia. Voglio mettere un risultato anomalo e metto 1 sperando che l'Udinese poi non prenda 4 palloni o 4-5 palloni col Bologna, perché l'Udinese è una squadra che
prova sempre a spingersi in avanti, si slega, se ne frega altamente di chiudersi in difesa e cercare di portare qualche punto a casa, anche se la situazione in classifica dovrebbe dettare altro, ovvero che qualche punto potresti giostrartelo in questa maniera, ma l'Udinese se la gioca a viso aperto con tutti. Mi auguro che inverta la rotta l'Udinese e fermi questo Bologna che dal punto di vista del Napoli è anche un risultato che se uscisse appunto a favore dell'Udinese sarebbe ottimo per accorciare un tantino su Bologna, Fiorentina, eccetera, eccetera. Verona Salernitana. Verona Salernitana, sarei tentato da mettere questo 2 perché vuoi la presenza di Sabatini, vuoi l'arrivo di Sabatini. Ho visto una Salernitana contro il Milan che ha corso per tutto il match ed ha rischiato di vincere la partita, dove Inzaghi, nel pareggio che è uscito alla fine, Inzaghi ha grandi colpe dal mio punto di vista, perché fare un triplo cambio, eri sul 2-1, vuoi o non vuoi, al di là che tu immetta forze fresche, vai a cambiare un tantino l'equilibrio di una squadra che fino a quel momento aveva trovato le contromisure al Milan, ma finisce 2-2. Sarei tentato da dare la vittoria alla Salernitana, ma tra le due non scelgo e metto X e la Sverona Salernitana. Milan Sassuolo, risultato anomalo 2 perché ho visto che il Milan a livello difensivo è rovinato, completamente rovinato, si è fatto male anche Jovic, quindi c'è un'infermeria molto piena, squadra non in fiducia. Si gioca, è vero che si gioca a San Siro, ma il Sassuolo deve fare assolutamente punti e giocare questa partita all'arma bianca cercando di portarla a casa. Quindi do fiducia al Sassuolo, non so perché, ma nella mia mente è probabile che il Sassuolo possa fare risultato. Juventus-Roma. Juventus-Roma. Uh, partita da definire con 0 tiri in porta da una parte e dall'altra. Potrebbe essere così. Due squadre che giocano di rimessa, due squadre che aspettano l'avversario molte volte. Non credo però che sia questa la partita in questione. Credo che la Juve possa fare qualcosina in più per portare a casa il risultato e credo anche che ci riesca. Quindi Juventus-Roma mettiamo uno fisso perché vuoi o non vuoi la Juve lì su cercherà comunque di non distaccarsi nei limiti del possibile dall'Inter e credo che sia favorita ovviamente sulla Roma, che viene da una vittoria meritata contro il Napoli all'Olimpico, però credo che posi i 3 punti a Torino. Juventus-Roma 1. Speriamo di abbiamo fatto 4 su 10, invece nella 16esima abbiamo fatto 8 su 10, che è andata molto meglio, alti e bassi questi pronostici. Speriamo che questa 18esima giornata sia un alto in questo caso e andiamo oltre i 4 su 10, perché altrimenti ci arrabbiamo, dai, come era il film di Bud Spencer e Terence Hill. Ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, restate sintonizzati, vi annuncio che stasera ovviamente andremo live come sempre nel post partita di Napoli-Monza 20:35 sul canale. Attivate la campanella, c'è già la live settata pronta per stasera. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao.